Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con lo scrigno degli oracoli. Ovviamente quando io utilizzo questi oracoli barra arcani sapete che è la volta delle due varianti. Io come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione di due miei video precedenti a questo in cui appunto do un rapido excursus di questo meraviglioso mazzo e anche do una spiegazione, spero il più possibile chiara, della motivazione che mi porta appunto a scegliere le due varianti nel momento in cui vado ad utilizzare questo mazzo e perché due sole varianti. Quindi rifacendomi al principio degli opposti psichici di Jung. A proposito di principi junghiani, andiamo al principio di sincronicità, ossia per tutte coloro che appunto grazie al principio di sincronicità si collegheranno appunto su questo video e che quindi stanno vivendo la situazione che andrò appunto a descrivere tra poco, cerchiamo di capire che cosa questi meravigliosi oracoli barra arcani possono riferirci. Anche solo un'informazione, ma sarà comunque utile per ciascuno di voi. La situazione è storia ovviamente nascosta, clandestina, con una persona impegnata. Io ragazzi per impegnati intendo uomini, comunque persone impegnate, cioè sposate ufficialmente, ma anche conviventi, piuttosto che fidanzati. Comunque una persona che abbia una compagna pressoché ufficiale al suo fianco, ok? Voi avete una storia clandestina, ovviamente nascosta, per ovvie ragioni con questa persona. Vogliamo cercare di capire come evolverà la situazione, cioè se ci saranno dei cambiamenti in questa situazione. Ovviamente la domanda che mi viene fatta prevalentemente è: questa persona sceglierà? Vediamo dunque innanzitutto il momento presente, quindi come questa persona, cioè lui, vive questa situazione di triangolazione. Cerchiamo di capire ovviamente anche qualcosa del passato e ovviamente due posizioni importanti in riferimento al futuro, in base a quello che voi potreste e non dovreste fare. Ed infine gli ostacoli, cioè quello che impedisce a questa persona di effettuare appunto un effettivo concreto cambiamento, quindi evidentemente di scegliere, ok? Ho scelto proprio questo mazzo nel momento in cui andrò a trattare questa domanda, proprio perché è una domanda particolarmente delicata e che richiede anche un'analisi, diciamo, interiore, psichica del soggetto in questione, e questo è il mazzo a mio avviso migliore, che permette di dare una visione a tutto tondo di quella che è l'interiorità di questo individuo. Allora, iniziamo con la prima variante. Io inizio a mescolare il mazzo e quindi chiediamo per tutti coloro che abbiano scelto la prima variante: perché quest'uomo ancora non sceglie? Perché è ancora così legato a questa donna? Lo farà? Sceglierà? Deciderà? Come sta vivendo questa situazione di triangolazione? Come ha vissuto i mesi scorsi, le settimane scorse? Vediamo un po'. Ok.
Allora, perfetto. Allora, iniziamo con la prima posizione, quindi la posizione del passato, quindi i giorni scorsi, le settimane scorse. Poi appunto andremo al presente, le due posizioni in riferimento al passato ed infine gli ostacoli. Come vedete, la disposizione di queste carte è ovviamente della croce semplice o delle 5 gemme. Allora, vediamo appunto il passato, quindi gli scorsi giorni, le scorse settimane, gli scorsi mesi. Allora, qui abbiamo la carta della prova. Beh, iniziamo già con un arcano particolarmente forte. La carta della prova rappresenta comunque un momento assolutamente per nulla semplice vissuto da questa persona. Un momento in cui ha dovuto obbligatoriamente guardarsi dentro, cioè non aveva tante altre possibilità e opzioni. Questa persona ha dovuto superare degli ostacoli importanti proprio per, diciamo, ottenere un certo successo e per riuscire a sentirsi più tranquillo e con le spalle coperte. Obiettivamente, ragazzi, qui deve essere accaduto un qualcosa, perché la carta della prova rappresenta una persona, in questo caso lui, che ha dovuto fugare determinati dubbi circa il proprio valore, circa la propria onestà, la propria lealtà, la propria fedeltà al nucleo familiare. Questa è una carta ben precisa, specialmente per quanto riguarda le triangolazioni. Ve l'ho detto che questo mazzo è di una precisione incredibile. Quindi evidentemente questa persona deve aver commesso qualche piccolo errore, nel senso che molto probabilmente o la compagna ufficiale ha scoperto qualcosa, qualche messaggio vostro di troppo, qualche telefonata. Ovviamente possono anche esserle arrivate delle voci da parte di altre persone che comunque l'hanno messa in allarme e quest'uomo ha comunque dovuto in qualche modo dimostrare la propria fedeltà, vi ripeto, lealtà, onestà nei confronti del rapporto ufficiale. Quindi nel caso in cui nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, voi abbiate notato un uomo molto più distante, anche perché comunque arriviamo dal periodo estivo, quindi molto probabilmente questa persona in qualche modo ha trascorso la propria estate o se non altro le proprie vacanze, generalmente così che accade con la compagna ufficiale. Quindi ha dovuto in qualche modo cercare di dimostrare a lei, ma anche a tutto il suo parterre familiare o amicale, che comunque lui era il classico marito compagno perfetto, proprio come vi dicevo all'inizio, per in qualche modo cercare di cambiare la situazione e avere di nuovo le spalle coperte. Ovviamente la situazione, come potete ben vedere, è stata particolarmente pericolosa. Qui abbiamo questo drago che praticamente si sta avventando contro questo cavaliere. Di conseguenza è chiaro che ha dovuto un po' vestire appunto i panni del guerriero, proprio perché questa persona ha rischiato parecchio. Evidentemente qui ci sono state delle indiscrezioni che sono state fatte molto pesantemente in riferimento a qualcosa appunto del passato e che in qualche modo avrebbe potuto mettere fortemente a rischio il presente e il futuro della posizione del soggetto della stesa. Quindi vi ripeto, anche nel caso in cui quest'uomo non ve ne abbia parlato, attenzione perché qui deve essere accaduto un qualcosa che ha turbato fortemente il suo stato d'animo. Di conseguenza questa persona ha dovuto dimostrare a tutti che era il marito modello o comunque il compagno perfetto. Ha dovuto fugare dei dubbi circa il proprio valore, circa la propria onestà, circa il proprio ruolo. Quindi si è trovato in una situazione altamente sfavorevole, dove ovviamente è stato colto da dubbi, problematiche e comunque ha dovuto affrontare qualcosa di molto pesante. Ragazzi, attenzione perché la carta della prova è una carta molto precisa, che ha ben pochi altri significati rispetto a quello principale. Ok? Quindi è una persona che ovviamente ha dovuto combattere contro uno o più nemici. Per esempio, potrebbe essere stato attaccato da parenti di lei,
che magari hanno scoperto qualcosa di voi. Quindi qui qualcosa potrebbe essere saltato fuori. O anche semplicemente c'è stato un sospetto, però molto forte da parte della compagna. Mamma mia, partiamo già in maniera abbastanza intensa. Allora, vediamo però nel presente se questa persona è riuscita nel suo intento. Sì, è riuscita. Allora, qui abbiamo la carta del gioco. Sicuramente il buon umore, diciamo che è tornato, nel senso che è riuscita questa persona nel suo intento di fugare tutti i dubbi circa la sua onestà e il suo essere appunto il compagno modello. È chiaro che in questo momento, quindi con la carta del gioco, la situazione è tornata, diciamo, pressoché favorevole a lui, quindi è tornato il buon umore, ovviamente occasioni di distrazione, di serenità, quindi non c'è amore, non c'è passione, qui non c'è nulla, ma è, diciamo, ritornata una situazione che si può definire sotto controllo. Quindi non deve più particolarmente affaticarsi per dimostrare nulla a nessuno. Ovviamente, dunque, nel presente, voi sapete che comunque in tarologia ogni posizione temporale non rispetta tout court quella posizione, quindi quando noi parliamo di presente possiamo riferirci comunque anche a un passato più recente, quindi qualche giorno fa, oppure un futuro più imminente, vicino, quindi tra qualche giorno, qualche settimana al massimo. Vedrete, o state già vedendo, avete già visto da poco, una persona decisamente molto più serena, o comunque vi ripeto, la vedrete sicuramente, molto più tranquilla, molto più serena e ovviamente disposta al gioco, quindi a divertirsi. Quindi questa persona sicuramente vi potrebbe proporre degli incontri anche particolarmente pepati, se così vogliamo dire. Quindi in realtà questa è una persona che sicuramente ha voglia di divertirsi, perché ha affrontato un momento molto negativo. Questa è una persona che ha rischiato parecchio, di conseguenza adesso ha voglia di tornare un po' ad una situazione di maggior leggerezza, quindi ha voglia di rivivere ovviamente dei momenti di passione, di incontro, di spensieratezza con voi, di svago, per cui questa persona si sente alleggerita. È chiaro che stiamo parlando della carta del gioco, quindi non prova grande passione o amore nei confronti della compagna ufficiale, ma è chiaro che in questo momento, nel momento presente, non è neanche nei vostri confronti una persona disposta ad impegnarsi particolarmente. Cioè nel caso in cui questa persona vi venga a parlare di un impegno serio che vuole in qualche modo portare avanti con voi lasciando la compagna, assolutamente cercate di non prestare troppa fede a queste parole, proprio perché è una persona che arriva da un momento di grande paura e difficoltà. Di conseguenza in questo momento tutto vuole fuorché ritrovarsi di nuovo in una situazione del genere. Quindi vi posso assicurare che in questo caso questa persona assolutamente ha tutte le intenzioni di rimanere in questo stato di serenità e di tranquillità, quindi non vuole più grandi scossoni, vuole invece assolutamente divertirsi, comunque vivere momenti appunto di spensieratezza con voi per poter godere delle cose belle che in qualche modo può regalargli la vita. Quindi atteggiamenti, diciamo, di leggerezza, ma un po' ovviamente superficiali. Quindi non vi aspettate che questa persona possa arrivare da voi cantandovi la serenata o in qualche modo parlandovi del grande amore che può provare per voi. È una persona che ha attraversato un momento di grande paura, quindi ora ha voglia di godere ovviamente dei momenti migliori della vita, ovviamente con voi, quindi con voi non vuole assolutamente chiudere, ma neanche in passato voleva chiudere, però chiaramente era molto più impegnato ad occuparsi di questioni che ovviamente non riguardavano voi personalmente. In questo momento invece è una persona disposta a godere di voi, della vostra presenza, però senza troppi impegni che in qualche modo lo facciano ripiombare di nuovo in una situazione così pericolosa, ok? Allora, questa posizione del futuro si riferisce appunto a quello che questa persona andrà a fare
nell'immediato futuro, e quindi l'evoluzione futura di questa storia, di questo vostro rapporto clandestino, anche nel momento in cui voi non andiate ad effettuare particolari cambiamenti nella situazione. Per esempio, obbligando questa persona ad una scelta. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo la carta della concordia e dell'armonia. Allora, sicuramente questa persona, vi ripeto, ha voglia di vivere con voi dei momenti di grande spensieratezza, di gioia, di godimento, da tutti i punti di vista. È una persona che si predisporrà nei vostri confronti in maniera anche straordinariamente comunicativa, anche coraggiosa. Probabilmente vi vuole raccontare, perché evidentemente sino ad ora, a mio avviso, non l'ha ancora fatto, vi vuole raccontare probabilmente di quello che gli è accaduto. Quindi si predisporrà in maniera comunicativa, quindi leale, meno male, nei vostri confronti, e questo sicuramente porterà ad un riequilibrio anche della vostra situazione. Quindi non ci saranno più, per esempio, momenti grossi di distacco. Qui ci sarà una situazione che tornerà finalmente ad essere ovviamente più armoniosa. È la carta della conciliazione, quindi verranno superati litigi, vecchi rancori, e tutti i vostri comportamenti, in particolar modo ovviamente i suoi, saranno improntati alla riappacificazione, all'armonia e, vi ripeto, alla comprensione reciproca. Quindi ci sarà grande gioia, serenità, soddisfazione, appagamento e tranquillità. Quindi questa persona non vuole tribolazioni di nessun genere. Questa è una persona che vuole pace e di conseguenza, ve lo ripeto, in questo momento non è una persona disposta al cambiamento, ok? È una persona che vuole stare al vostro fianco, assolutamente sì, vuole vedervi, assolutamente sì, vi desidera, assolutamente sì, vuole chiudere con voi, assolutamente no, però è comunque una persona che non in questo momento vuole prendere assolutamente nessuna decisione o decisionalità che possa in qualche modo creare di nuovo caos. Guardate come la dea della concordia è ben seduta stabilmente sul suo trono. Ok? Quindi è una persona che non ha in questo momento nessuna intenzione, ve lo ripeto, di creare comunque scompiglio né con voi assolutamente, ma neanche con la sua famiglia, diciamo il suo nucleo principale, quindi con la compagna ufficiale o comunque anche con la famiglia d'origine. Perché a mio avviso, con questa carta della prova, qui ci sono state più persone che potrebbero averlo attaccato, quindi magari anche i suoi stessi parenti che non vedevano di buon occhio il fatto che lui possa, per esempio, aver voluto lasciare la compagna ufficiale per esempio, crearsi una nuova storia con voi. Ok? Vediamo a questo punto la carta degli ostacoli. Che cosa impedisce però appunto un'evoluzione vera e propria della storia, anche se bene o male la risposta c'è già in particolar modo stata data, la carta della solitudine. Allora, questa è una persona, quest'uomo è una persona che non ama particolarmente stare da solo, evidentemente è una persona che ama molto il sentirsi parte di un nucleo familiare importante o comunque ben riuscito. Quindi immagino quanto abbia sofferto in questo famoso passato con questa carta della prova, perché è una persona che in questo momento ha la strenua necessità, vi ripeto, di vivere un momento di grande equilibrio e serenità proprio per non arrivare di nuovo ai ferri corti con la compagna, perché sa che sicuramente nel caso questa donna scopra qualcos'altro o ci sia anche semplicemente il minimo sospetto, ci sarebbe una rottura definitiva che porterebbe quindi alla solitudine, cioè in qualche modo al rompere di qualsiasi legame con questa donna, e quindi lui si ritroverebbe assolutamente solo e in una condizione appunto di isolamento. Questa è una persona che prova in maniera molto importante
la sensazione di abbandono. È una persona che non ama i cambiamenti proprio perché non ama sentirsi abbandonato dalle persone a cui lui evidentemente comunque vuole bene. È una persona che teme la solitudine, teme l'abbandono. Sicuramente è una persona che deve aver perso tanto nella sua esistenza, quindi potrebbe per esempio aver perso uno dei due genitori o entrambi, cosa che sicuramente lo ha fatto sentire particolarmente spaesato, oppure una persona che potrebbe aver già sofferto precedentemente per amore. Fatto sta che questa è una persona molto fragile, anche se si mostra spavaldo. È una persona che ha una gran paura di perdere tutte le persone che ha attorno a cui lui vuole bene, quindi anche voi. Ecco perché comunque non vuole perdere neanche voi. Ma attenzione ragazze, perché questo è un segnale di sofferenza interiore. Cioè questa è una persona che caratterialmente non ama i cambiamenti, quindi non ama i grossi scossoni. È una persona che difficilmente preferisce stare da sola piuttosto che per esempio con una compagna che non ama più. Difficilmente questa persona sarebbe mai in grado di effettuare questa scelta. Anzi, piuttosto preferisce stare al fianco di una donna che non ama più, preferendole ovviamente voi, per non rimanere da solo, per non rischiare di trovarsi di nuovo in situazioni di questo genere. Quindi è una persona che teme veramente l'insoddisfazione, teme l'isolamento. È una persona che ha bisogno di relazionarsi sempre con le altre persone. È ossessionata dalla solitudine questa persona, quindi ha sempre bisogno comunque di un appoggio, anche semplicemente comunicativo. E quindi sa che deve ancora portare grande pazienza per riuscire in qualche modo a risolvere questa situazione. Questa è una persona che tende a rallentare le situazioni, ma per sua volontà. Ve l'ho detto che nel caso in cui la compagna possa scoprire ancora che qui c'è di mezzo un'altra donna, la sua compagna se ne andrebbe, lo lascerebbe su due piedi. È proprio questo che lo spaventa. È una persona che non ama vedersi sgretolare i rapporti familiari, anche se non soddisfacenti. Quindi è come se questa persona piuttosto sia disposta a tenere per diverso tempo il piede in due scarpe piuttosto che doversi confrontare con questo vuoto interiore, ragazzi, perché poi tutta questa paura della solitudine non è nient'altro che, vi ripeto, una grande fragilità interiore. Quindi deve sicuramente riordinare le proprie idee e soprattutto deve maturare questa persona, Ha bisogno di fare un percorso interiore non indifferente, perché è una persona molto malinconica, che tende anche molto a ritornare nel passato, ma ovviamente non alle cose, agli eventi positivi. Tende sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto e di conseguenza in qualche modo lui ha di fronte a sé un'immagine di un ipotetico futuro sempre disastroso. Non pensa mai che le cose possano andargli comunque per il verso giusto, che comunque non debba essere per forza una tragedia, ma lui la vive in questo modo. Di conseguenza è chiaro che questa persona è particolarmente fragile, turbata anche dalla possibilità di ritrovarsi di nuovo in una situazione così caotica e di pericolo. Quindi ragazzi, ve lo ripeto, in questo momento questa persona non è disposta comunque ad aprire più fronti di guerra. Questa è una persona che in qualche modo vuole mantenere equilibrio e pace e con lei e con voi, almeno per il momento. Ma vi ripeto, questa persona non vi lascerà, non si allontanerà da voi, assolutamente. E nel caso in cui abbiate comunque visto un uomo particolarmente distante da voi, magari lo avete sentito meno, visto meno, d'ora in avanti questa persona assolutamente no, anzi, vi vuole vedere di più, vi vuole sentire di più, ma perché, vi ripeto, si sente comunque in una condizione di maggior serenità. Vediamo a questo punto il futuro più lontano, quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente tra diverso tempo, e se ci sarà
un vero e proprio cambiamento, cioè se questa persona finalmente riuscirà a fare una scelta, a prendere una decisione definitiva. Cerchiamo un po' di capire. E qui abbiamo Saturno, abbiamo la carta della limitazione. La risposta è sì, ma ci vuole un tempo veramente, ragazzi, mamma mia. Questa carta è tranquillamente paragonabile alla carta dell'eremita, ok? Oh, scusate, aver colpito la telecamera. Allora, è chiaro che in questo caso Saturno ci parla, sì, di un rapporto che andrà avanti, assolutamente sì, il vostro andrà avanti. Anche per lungo tempo, perché tra l'altro Saturno, poi ovviamente qui abbiamo anche questa meravigliosa tartaruga che rappresenta proprio i tempi lunghi, quindi state tranquille perché comunque questo rapporto assolutamente non si scioglierà, ma obiettivamente il tempo che dovrà trascorrere prima che questa persona prenda una reale decisione ovviamente sarà piuttosto lungo. Vi ripeto, è tranquillamente paragonabile alla carta dell'eremita degli arcani maggiori. Di conseguenza, questa è sicuramente una persona che agirà con pazienza, con discrezione, con lentezza, con disciplina, cercando di risolvere pian piano, man mano, tutti i problemi e tutte le sfide che gli si presenteranno. Ma questa carta avverte il consultante. Tieni bene a mente che qualsiasi risultato che arriverà, perché arriverà, sarà molto lento. Quindi non vi aspettate un cambiamento nell'arco dei prossimi giorni o settimane. Ragazzi, assolutamente no, perché questa è una persona che agirà con razionalità, con rigore, con serietà e anche appunto con privazioni, quindi è una persona che a volte andrà a limitare quelli che sono i suoi reali desideri e il suo reale amore per voi per poter comunque prendere delle decisioni nel miglior modo possibile. Questa è una persona che vuole, vedete, guadagnare la visione migliore della situazione, vuole guardare bene ciò che lo circonda, vuole tenere tutto sotto controllo. Quindi è una persona che sicuramente andrà a decidere, certo, si raggiungeranno traguardi importanti, assolutamente sì, ma dovete considerare la lentezza. Quindi qui si sta parlando di molti mesi, ok? Quindi ci saranno dei cambiamenti? Assolutamente sì. I sogni si realizzeranno? Assolutamente sì, ma solo dopo che questa persona avrà avuto bene la situazione sotto controllo e nel momento in cui si sarà reso conto che lui per primo non subirà danni e non farà neanche danni. Quindi una persona che ha tutte le intenzioni ancora ad oggi di prendersi le responsabilità del proprio ruolo. Cioè, se questa persona ovviamente è marito e padre, questa è una persona che non rinuncerà mai a questo ruolo, ma anzi è una persona che ha tutte le intenzioni di continuare a portare avanti questo ruolo e di allontanarsi dalla compagna ufficiale solo nel momento in cui saprà con grande certezza che non andranno a risentire né lei, ma neanche soprattutto i suoi stessi figli. Voi direte, comportamento onorevole? Assolutamente sì, però è chiaro che qui le tempistiche sono particolarmente lunghe, anche per quanto riguarda proprio il vostro dover attendere. Quindi ovviamente in questo caso la scelta spetta semplicemente a voi, cioè siete voi che dovrete decidere obiettivamente se in qualche modo continuare a star dietro a questa persona, perché qui i risultati ci saranno assolutamente sì, ma ci vogliono veramente delle tempistiche piuttosto lunghe. Nel frattempo questa persona non si allontanerà da voi, assolutamente no, è una persona che vuole rimanere al vostro fianco, è una persona che vuole continuare a vedervi, a divertirsi con voi, a godere della vostra presenza e dei momenti che lui reputa di potervi dedicare. Per il resto no, questa non è una persona che farà mai il passo più lungo della gamba. Ok? Quindi non vi aspettate un cambiamento veloce da parte di questa persona, perché è pura illusione.
ok? Quindi i risultati arriveranno, assolutamente sì. Il vostro rapporto andrà avanti per moltissimo tempo, ma spetterà a voi poi decidere se continuare a questo punto a stare ovviamente dietro le tempistiche di questa persona oppure se iniziare a guardarvi attorno. Perché qui le tempistiche sono obiettivamente piuttosto lunghe. Però vi ripeto, il vostro rapporto andrà avanti ed è una persona che non vuole assolutamente chiudere con voi, nella maniera più assoluta. D'accordo? Quindi questa era la prima variante, direi piuttosto positiva, a parte le tempistiche che effettivamente mi sembrano alquanto proibitive. Allora, adesso passiamo alla seconda variante. Io ricomincio a mescolare il mazzo e anche in questo caso chiediamo appunto agli arcani / oracoli questa persona che cosa ha intenzione di fare, come potrebbe agire in futuro nei vostri confronti, quindi la situazione si andrà finalmente a sbloccare oppure rimarrà una situazione stagnante. Cerchiamo anche un po' di capire qualcosa appunto sulle tempistiche, perché nella variante precedente abbiamo visto le tempistiche, mamma mia, sono lunghissime. Allora, vediamo un po'. Perfetto, allora ok, allora partiamo anche qui dalla prima posizione. Come vedete appunto questa è ovviamente la disposizione della croce semplice o delle 5 gemme. Allora, vediamo un po', partiamo dalla prima posizione che rappresenta appunto il passato, poi qui avremo il presente, le due posizioni che si riferiscono al futuro e gli ostacoli che impediscono evidentemente a questa persona di prendere una reale decisione. Vediamo un po' il passato, quindi scorsi giorni, scorse settimane, scorsi mesi. Anche qui la carta della prova. Allora, anche questa persona, ovviamente, ha attraversato un periodo assolutamente non facile e non semplice. Anche nella stesa precedente c'era sempre in questa posizione la carta della prova. Quindi evidentemente anche in questo caso, nel caso in cui poi voi possiate aver notato un uomo più distante da voi, in qualche modo un uomo anche più freddo nei vostri stessi confronti, sappiate che il tutto è avvenuto perché questa persona ha dovuto in qualche modo superare appunto delle prove a seguito di un evento o di una disattenzione, chiamiamola così, da parte di questa persona, ovviamente nei confronti della compagna ufficiale. Cioè, qui potrebbe essere saltato fuori un qualcosa che la compagna ufficiale potrebbe aver scoperto. Ragazzi, come ho detto anche nella variante precedente, la carta della prova è una carta molto precisa perché ci parla di un evento particolarmente dannoso per il soggetto della stesa che ovviamente lo ha preoccupato non poco. Quindi questa persona si è sentita attaccata dalla compagna o anche dai suoi stessi familiari o dai familiari della compagna circa un qualcosa che può essere saltato fuori di voi. Per esempio un messaggio, una telefonata, un like di troppo sui social. Cioè in questo caso questa persona ha dovuto dimostrare al mondo intero di essere il compagno modello.
Quindi ha dovuto in qualche modo superare delle prove in riferimento alla sua onestà, lealtà e fedeltà. Quindi questa persona si è sentita, guardate, attaccata da lei in particolar modo, ma anche da più parti, perché evidentemente qui qualcuno deve aver o parlato troppo, o fatto qualche battuta di troppo, o comunque una persona che ha rischiato troppo e che molto ingenuamente ha messo a rischio anche il vostro stesso rapporto. Quindi è una persona che in passato, anche nel caso in cui non ve l'abbia detto, ha rischiato di mettere appunto alla mercé di chiunque il vostro rapporto, che stava per o è stato addirittura scoperto. Ok, quindi qui ci sono stati dei momenti molto pericolosi per questa persona, per cui ha dovuto dimostrare di essere una persona fedele e leale. E quindi questa persona, nel caso in cui voi l'abbiate sentita particolarmente fredda e distante, lo ha dovuto fare a ragion veduta, nel senso che si è sentita comunque minacciata e senza più la terra sotto i piedi. Perché qui qualcosa era stato scoperto. Quindi questa persona ha dovuto limitarsi e quindi anche limitare il rapporto con voi. Quindi attenzione, perché la carta della prova ci parla proprio di qualcosa di segreto che è stato scoperto o che ha proprio rischiato di essere scoperto. Di conseguenza questa persona è stata messa alla prova. Vediamo a questo punto il presente, cioè se questa persona obiettivamente è riuscita nel suo intento. Lo stregone. Sì, è una persona molto furba, questa. Ecco, contrariamente appunto invece al personaggio della stesa della variante precedente, questa è una persona completamente opposta, come vuole appunto il principio degli opposti psichici di Jung, che in queste stese viene sempre magistralmente manifestato. In realtà, appunto, quest'uomo è particolarmente furbo. La carta dello stregone ci parla di un individuo molto abile, di un individuo che a parole ci sa fare, di un individuo che ha molte potenzialità, molti poteri che può utilizzare per portare la situazione ovviamente a suo favore. È un uomo accattivante, un uomo molto affascinante, è un uomo che sa ammaliare. Quindi in realtà è una persona che non disdegna il rischio, contrariamente proprio al soggetto della variante precedente. In questo caso, quest'uomo non ha paura dello scontro, anzi, in qualche modo ne è quasi eccitato. Questa è una persona che ama quasi quei momenti nella vita in cui senta un brivido molto forte che gli faccia percepire adrenalina pura. Questo è un uomo che non teme gli scontri, è un uomo che in qualche modo ci sguazza, direi, perché in qualche modo vuole mettersi alla prova per vedere se riesce a cavarsi d'impaccio anche da situazioni non particolarmente semplici. Voi direte, masochismo? Ma direi sì. Quindi qui ci troviamo non di fronte a una persona spaventata dalla solitudine e che odia i cambiamenti, come nella stesa precedente, ma qui abbiamo una persona che anzi ama i cambiamenti, perché lo stregone può rappresentare anche quelle figure di grandi alchimisti del passato che utilizzano vari elementi per poter dar vita appunto ad una nuova realtà, ad una nuova entità, ad una sostanza completamente nuova, la sostanza di un nuovo rapporto, di un grande amore. Quindi quest'uomo ama il cambiamento e anzi lo provoca, quindi a mio avviso non è stata la compagna particolarmente attenta o furba o qualche pettegolo di troppo ad aver fatto saltare fuori la vostra presenza, ma probabilmente è stato un giochino tra il masochista e il sadico che questa persona potrebbe aver attuato, ma perché in qualche modo è una persona che ama il cambiamento
e che obiettivamente ha voglia di apportare un cambiamento nella sua vita. Lo stregone è pronto a tutto, perché pensa di potercela sempre fare. A volte è particolarmente arrogante, perché lo stregone pensa di avere potenzialità infinite. Lui può gestire la materia. Di conseguenza si sente un uomo forte, coraggioso, potente, a volte però anche troppo temerario, che è un po' il coraggio, diciamo, portato all'estremo. Ma è una persona che ha voglia di cambiare. Quindi in questo caso abbiamo un uomo fortemente passionale, un uomo desideroso, che ha voglia di vivere di voi. Quindi attenzione, perché quest'uomo potrebbe chiedervi un incontro, potrebbe in qualche modo chiedervi di sentirvi, di vedervi, sempre calcolando la possibilità che possa rischiare di essere ovviamente scoperto, ma a lui questo non interessa. Quindi è una persona che sicuramente vi tornerà a cercare, è una persona che vi desidera all'ennesima potenza, perché in questo caso lo stregone rappresenta un vero e proprio desiderio, quindi un'attrazione molto forte che questa persona prova nei vostri confronti. Questa è una persona che sicuramente vi ricercherà, vi chiamerà e agirà in modo da potervi riavere, anche rischiando. A lui non importa. È disposto a rischiare. Quindi abbiamo ovviamente una personalità totalmente diversa rispetto alla stesa precedente. Tra l'altro qui già si intravedono tempistiche un po' più veloci, perché comunque lo stregone agisce sulla scorta dell'impulso, qui non abbiamo razionalità. Qui abbiamo una persona che ha un desiderio e lo vuole portare a termine, quindi una persona anche molto impaziente. Vediamo a questo punto il futuro, quindi quello che accadrà tra di voi, a prescindere da quello che voi possiate fare, a prescindere da quello che in qualche modo voi possiate cercare di far accadere nell'ambito della vostra storia, a prescindere per esempio dal vostro voler spingere quest'uomo ad una scelta. Vediamo che cosa accadrà. Allora, qui abbiamo Apollo e la creatività. Allora, di nuovo una carta completamente differente rispetto alla stesa precedente. Allora, Apollo ci parla ovviamente del sole, quindi della gioia, quindi del calore, della passione. Cosa vi ho detto con questo stregone? Questa è una persona che vi desidera molto, che ama anche molto guardarvi, vi ammira, vi osserva e vi stima particolarmente. Quindi non vi trova solo delle donne attraenti, ma anche delle donne intelligenti. Quindi è una persona che ha delle idee particolarmente interessanti circa, per esempio, i prossimi incontri che vorrà realizzare con voi. O troverete nelle vostre conversazioni quest'uomo particolarmente creativo nel dimostrarvi ciò che pensa e che prova per voi. Quindi quest'uomo assolutamente non vuole rompere il rapporto con voi, anzi vuole migliorarlo. E la carta del sole, quindi di Apollo, ci può parlare anche della voglia e del desiderio che ha quest'uomo di rendere la vostra storia ufficiale, appunto alla luce del sole. La creatività ci parla di una decisionalità, quindi di un lavorare concreto ad un cambiamento, ad un miglioramento. Questa è una persona, vi ripeto, totalmente differente alla stesa precedente. Qui abbiamo un uomo che ha voglia di apportare un cambiamento alla sua vita, perché è un uomo passionale e che ha tutta l'intenzione di vivere di questa passione. Non è una persona che è disposta a portare avanti ancora per lungo tempo questa situazione. Quindi sicuramente è una persona che saprà esprimervi al meglio tutto quello che pensa e prova per voi e cercherà di superare tutti i problemi, tutto ciò che in qualche modo sino ad ora vi ha separato. Quindi aspettatevi un comportamento molto più aperto ed evidente da parte di questa persona. Quindi vi farà capire in maniera molto chiara
che questa persona è presa per voi. Quindi illuminerà la vostra storia attraverso varie modalità. Vi ripeto, anche per esempio potrebbe dedicarvi un post molto bello sui social, una poesia, una lettera, una canzone. Questa è una persona che vi dimostrerà in maniera direi piuttosto evidente e creativa quello che pensa e prova per voi. Vediamo però gli ostacoli, cioè come mai questa persona sino ad ora non ha ancora mai agito in maniera concreta. Qui abbiamo la carta del corteggiamento, però ovviamente in accezione negativa. Allora, la carta del corteggiamento in accezione negativa ci parla di una storia, quella fra di voi, tra voi e lui, nata in maniera un po' superficiale e con un intento di pura e mera seduzione. Quindi inizialmente questa persona ha pensato che tra di voi non potesse nascere nulla di più se non una storia extraconiugale o comunque una triangolazione. Quindi è una persona dedita molto al piacere, ve l'ho già detto dall'inizio con la carta dello stregone. Guardate ragazze come queste stese sono straordinariamente logiche, quindi è una persona molto passionale che mira al proprio benessere, in particolar modo fisico. Quindi è una persona che probabilmente inizialmente potrebbe avervi ricercato e adulato per ottenere da voi dei favori da un punto di vista strettamente fisico. Quindi questa è una persona che tendenzialmente ama molto la conquista, ecco perché non teme in qualche modo di essere scoperto, probabilmente perché magari ha già tradito la sua compagna e la sua compagna ufficiale lo sa che lui evidentemente non è proprio uno stinco di santo. Quindi in realtà c'è una brutta abitudinarietà tra queste due persone. Ecco perché probabilmente ad oggi questa persona è stanca, perché comunque non vede nessun legame con questa donna che continua imperterrita ad accettare i suoi tradimenti. Quindi questa persona è stanca di vivere in situazioni di anonimato, di pochezza. Quindi in realtà pensava che sarebbe rimasta così questa cosa fra di voi, non pensava di provare i sentimenti che invece ci descrive la carta di Apollo. Questa è una persona che pensava di lasciare il vostro rapporto semplicemente come un qualcosa di passeggero, come una mera seduzione in maniera frivola. E vi ripeto, inizialmente quest'uomo potrebbe aver corteggiato più donne contemporaneamente, per poi però aver effettuato una scelta. Quindi in realtà questa persona poi ha perso la testa per voi e ha scelto voi e ve lo dimostrerà, come vi dicevo con la carta di Apollo. Ecco perché in realtà qui abbiamo una persona che obiettivamente fa fatica ad impegnarsi, perché molto probabilmente è un uomo molto piacente, ve l'ho detto già con lo stregone, è un uomo accattivante che riesce ad ammaliare e quindi è un uomo abituato a corteggiare e ad avere una serie di prede, oltre alla compagna ufficiale. Di conseguenza è chiaro che questa persona pensava voi poteste essere una delle tante che comunque potevano cedere al suo corteggiamento. In realtà qui è nato ben altro con la carta di Apollo, perché Apollo è la carta del sole, quindi dei sentimenti puliti, dell'apprezzamento, ve l'ho detto, della stima. Quindi questa persona vi farà capire che in realtà ci siete voi nella sua esistenza, nella sua testa e nel suo cuore e che le condizioni sono notevolmente cambiate. Vediamo a questo punto, questa carta rappresenta appunto il futuro, quindi la risposta definitiva alla domanda e di conseguenza il futuro un po' più lontano, quindi se questa persona effettivamente prenderà una decisione. Qui abbiamo la carta della famiglia. Allora, la carta della famiglia rappresenta un'unione che sicuramente diventerà molto solido, al punto che, vi ripeto, questa è una persona che potrebbe proprio chiedervi un impegno alla luce del sole, ve l'ho detto con Apollo. Quindi sicuramente questa è una persona
che cercherà un appoggio, probabilmente anche da dei familiari o dalla sua famiglia di origine o da degli amici, per esempio, che in qualche modo possano aiutarlo ad avvicinarsi a voi, quindi a chiudere questa situazione, direi ormai arrivata al limite e anche al disonore, direi in particolar modo per lei obiettivamente, per iniziare appunto una storia alla luce del sole. Quindi sicuramente questa persona, vi ripeto, probabilmente con l'aiuto di familiari o amici, vi farà capire che obiettivamente siete voi la donna che vuole al suo fianco ed è disposto a creare un rapporto serio con voi, un rapporto alla luce del sole, la carta della famiglia, quindi un legame di coppia vero e proprio. La carta della famiglia ci parla anche delle mura domestiche, quindi obiettivamente questa persona potrebbe per esempio proporvi degli incontri, ovviamente a casa vostra immagino, perché essendo lui impegnato probabilmente per ora non si potrebbe attuare una cosa di questo genere, ma successivamente potrebbe proprio proporvi una convivenza o comunque potrebbe avvicinarsi, nel caso in cui abiti lontano, alla vostra abitazione. Quindi qui c'è qualcosa che potrebbe essere riferito proprio a dei parenti, quindi potrebbe per esempio approfittare della vicinanza di alcuni parenti o amici o conoscenti per avvicinarsi anche a voi. E quindi in qualche modo è una persona che ha tutta l'intenzione di creare un rapporto con voi che sia ovviamente più stabile e vi farà capire assolutamente che voi avete una posizione importante nella sua vita. Ad oggi ovviamente, perché in passato, vi ripeto, questa era una persona che aveva iniziato il vostro rapporto veramente in maniera piuttosto superficiale. Ma ovviamente poi al cuore non si comanda, di conseguenza questa persona poi ha dovuto ricredersi e capire che invece molto probabilmente quello che voi potevate garantirgli e dargli era sicuramente molto di più rispetto magari a tutto quello che potrebbe aver ricevuto da altre semplici spasimanti del suo passato. Quindi questa è una persona che probabilmente si è già guardata dentro, ma che si guarderà dentro anche nel futuro. Qui le tempistiche sono molto veloci, ragazzi, ve lo dicevo già dall'inizio, questa è una persona che ama agire in maniera molto più veloce, quindi non parliamo di mesi o anni, qui parliamo di qualche settimana, al massimo qualche mesetto, e voi inizierete già ad avere conferme e riprove del fatto che questa persona a voi tiene veramente e che ha tutte le intenzioni di finalmente creare un rapporto stabile con voi, alla luce del sole, serio, partito ovviamente in maniera direi piuttosto superficiale, ma che in questo caso possa procedere invece in maniera decisamente molto più ovviamente profonda, anche perché vi ripeto con Apollo qui abbiamo dei sentimenti veramente importanti, quindi è anche una stima, per cui è chiaro che questa persona non ha più l'interesse nel trattarvi, tra virgolette, prestatemi il termine, semplicemente come un amante o una delle tante, ok? Quindi qui sicuramente sì, c'è una svolta e a breve noterete già un cambiamento da parte di questa persona nei vostri confronti, con questo aiuto che gli verrà dato da amici, parenti, familiari, che potrebbero in qualche modo agevolare il vostro rapporto o, vi ripeto, magari proprio avvicinarlo a voi. D'accordo? Buona fortuna, ragazzi!